Lezione 1. Cucinare a casa. Adoro cucinare a casa utilizzando ingredienti freschi, rende ogni pasto sempre speciale. Sembra fantastico. Gli ingredienti freschi non solo hanno un sapore migliore, ma sono anche più sani. Assolutamente sì. Mi piace visitare i mercati locali per acquistare prodotti di stagione per i miei piatti. Ottima idea! Sostenere gli agricoltori locali e ottenere gli ingredienti più freschi è davvero gratificante. Sì. Inoltre, cucinare con ingredienti freschi mi permette di sperimentare sapori e tecniche. Adoro questa cosa. Cucinare può essere uno sfogo creativo, ed è sempre divertente provare nuove ricette. Certo. Sapevi che è importante bere molta acqua anche mentre cucini? Sì, rimanere idratati aiuta a mantenere alta l'energia, soprattutto quando si è impegnati in cucina. Esatto. Organizziamo una giornata di cucina insieme, sarebbe divertente condividere ricette e idee. Lezione 2. Prepararsi al viaggio. Fantastico! Siamo i prossimi. Hai i nostri passaporti a portata di mano? Sì, certo. Ho fatto in modo di tenerli in un posto facilmente accessibile durante il nostro viaggio. Perfetto! Avere tutto organizzato ci aiuterà a velocizzare il check-in. Assolutamente sì. Mi sento sempre più rilassata quando so di avere tutto l'essenziale pronto. Certo. Sono i piccoli dettagli che possono rendere il viaggio molto più piacevole. Sì, e non dimenticare di controllare attentamente se abbiamo bisogno di ulteriori documenti o biglietti. Ottima osservazione. Ora ripasso velocemente la lista di controllo per assicurarmi che abbiamo tutto il necessario. Ottima idea! Con tutto pronto, possiamo concentrarci sul goderci il viaggio che ci aspetta. Esatto. Sono entusiasta della nostra avventura e non vedo l'ora di esplorare nuovi posti insieme. Lezione 3. Viaggiatori solitari. Ho sentito alcune storie di viaggiatori solitari, che spesso mettono in risalto le esperienze incredibili che hanno vissuto. Sì, viaggiare da soli può essere liberatorio e illuminante, consente la scoperta di sé e la crescita personale. Esatto. Credo che chi viaggia da solo spesso trovi un legame più profondo con i luoghi che visita. Assolutamente sì! È affascinante come stare da soli possa portare ad amicizie e avventure inaspettate. Sì. Ammiro coloro che hanno il coraggio di esplorare il mondo da soli, ci vuole molto coraggio. Sono d'accordo. Hai mai pensato di fare un viaggio da sola? Sì. Penso che sarebbe un'esperienza fantastica, ma sono anche un po' titubante. È comprensibile. Può essere intimidatorio, ma è anche un'opportunità per uscire dalla propria zona di comfort. Sì. Forse un giorno farò il grande passo e mi imbarcherò in un'avventura da solo. Lezione 4. Consigli per lo shopping. Ottimo affare. Hai qualche consiglio da darmi? Certamente. Consiglio di fare una lista in anticipo e di rispettarla. Aiuta a rimanere concentrati. Sembra un piano solido. Evita gli acquisti impulsivi e tiene sotto controllo il budget. Esatto. In più, ti fa risparmiare tempo mentre fai la spesa perché sai esattamente di cosa hai bisogno.
Mi piace tantissimo questa idea. Mi assicurerò di organizzare la mia lista in sezioni per semplificare la ricerca in negozio. Ottima tattica. Ti aiuterà a semplificare i tuoi acquisti e a ridurre al minimo i ritorni indietro. Certo. Terrò d'occhio anche saldi e sconti prima di partire. Sì, è sempre una buona idea pianificare in anticipo e sfruttare al meglio il proprio budget. Ora non vedo l'ora di andare a fare shopping, è fantastico avere un piano solido in atto. Lezione 5. Preferenze di gusto. Preferisco i sapori più delicati, spesso mi risultano più piacevoli. Interessante. Ognuno ha gusti diversi, ed è importante trovare ciò che piace. Esatto. Trovo che apprezzo di più le sottigliezze dei piatti più delicati rispetto a quelli eccessivamente piccanti. Sì, i sapori più delicati possono davvero mettere in risalto la freschezza degli ingredienti e bilanciare sapori diversi. Penso che sia anche bello sperimentare con erbe e spezie che esaltano i sapori senza sopraffarli. Assolutamente sì. Usare erbe fresche può aggiungere molto a un piatto senza renderlo troppo intenso. Certo. Qual è il tuo modo preferito per integrare sapori delicati nella tua cucina? Adoro preparare piatti con limone ed erbe aromatiche. Aggiungono vivacità senza essere invadenti. Sembra delizioso. Condividiamo ricette che si concentrano su quei sapori più delicati e divertiamoci a cucinare insieme. Lezione 6. Startup sostenibili. Ultimamente ho letto di startup sostenibili di successo ed è affascinante come stiano cambiando il panorama aziendale. È un argomento interessante. Le start-up sostenibili non si concentrano solo sul profitto, ma considerano anche il loro impatto sul pianeta. Esatto. Raccogliere idee che contribuiscano al bene sia ambientale che sociale è estremamente importante in questo momento. Sì, penso che sia fantastico che molti imprenditori diano priorità alla sostenibilità nei loro modelli di business. Hai in mente qualche startup specifica che ammiri per il loro impegno nella sostenibilità? Certo, ammiro molto le aziende che utilizzano materiali riciclati o promuovono la strategia rifiuti zero. Stanno facendo davvero la differenza. Assolutamente. È stimolante vedere l'innovazione coniugata con la responsabilità. Potremmo persino fare brainstorming sulle nostre idee per una startup sostenibile. Mi piace tantissimo questa idea. E se ci concentrassimo su un prodotto ecologico che risolvesse un problema comune? Sembra perfetto. Pensiamo alle sfide quotidiane e a come possiamo affrontarle in modo sostenibile. Lezione 7. Soluzioni abitative. Con la popolazione in crescita, come possiamo fornire una casa a tutti, soprattutto perché gli americani sono più numerosi dei canadesi? Questa è una sfida importante. Abbiamo bisogno di soluzioni abitative innovative che possano soddisfare questa domanda crescente. Esatto. Credo che si dovrebbe puntare su soluzioni abitative a prezzi accessibili, sostenibili e accessibili. Sì, è fondamentale creare comunità in cui tutti abbiano un posto sicuro in cui vivere, indipendentemente dal proprio reddito. Cosa ne pensi delle case minuscole come potenziale soluzione? Sembrano stare guadagnando popolarità. Le case minuscole sono un'idea fantastica. Promuovono il minimalismo e possono essere costruite rapidamente per far fronte alla carenza di alloggi.
Inoltre, hanno un impatto ambientale ridotto, in linea con le pratiche di vita sostenibili. Assolutamente. Dovremmo esplorare più concetti come questo e valutare come potrebbero essere implementati su scala più ampia. Mi farebbe piacere. Continuiamo a discutere di come possiamo contribuire a risolvere questi importanti problemi. Lezione 8. Opportunità a Las Vegas. Ho sentito dire che esibirsi a Las Vegas può essere piuttosto redditizio, soprattutto perché lì la paga è buona. È vero, il pubblico di Las Vegas è spesso molto riconoscente, il che rende la città un posto ideale per gli artisti. Esatto. Credo che l'atmosfera che si respira lì migliori davvero l'esperienza, sia per gli artisti che per il pubblico. Sì, l'entusiasmo della città può creare momenti indimenticabili durante gli spettacoli. Hai mai pensato di esibirti lì? Certo. Sarebbe emozionante far parte di un mondo dello spettacolo così vivace. Assolutamente sì. Inoltre, la varietà degli spettacoli significa che ce n'è per tutti i gusti, il che è un'ottima opportunità. Credo che unire il talento alla location giusta possa dare vita a esperienze straordinarie per gli artisti. Assolutamente sì. Continuiamo a esplorare i nostri interessi e vediamo se riusciamo a trovare un modo per integrare la performance nelle nostre vite. Ci sto. Sarebbe divertente collaborare a un progetto che metta in mostra la nostra creatività. Lezione 9. Scattare foto come riferimento. Certamente. Facciamo anche delle foto di ciò che ci piace, come riferimento. Ci aiuterà a ricordare le nostre idee in seguito. È un'idea fantastica. I riferimenti visivi possono davvero stimolare creatività e ispirazione. Esatto. A volte vedere un'immagine può ricordarti la sensazione o il concetto che vuoi catturare. Sì, inoltre, è un ottimo modo per documentare il nostro viaggio e le cose che ci toccano profondamente. Penso che dovremmo creare un collage delle nostre immagini preferite per ispirare ulteriormente i nostri progetti. Sembra divertente. Potrebbe servire come mood board visivo per qualsiasi cosa decidiamo di fare. Sì. Assicuriamoci di tenere i nostri telefoni a portata di mano così possiamo scattare foto ogni volta che qualcosa cattura la nostra attenzione. Assolutamente. Non vedo l'ora di iniziare a raccogliere idee e ispirazioni insieme. Anch'io. Sarà un ottimo modo per migliorare la nostra creatività e collaborazione. Lezione 10. Situazione delle chiamate di emergenza. È preoccupante sapere che hanno effettuato 30 chiamate di emergenza alla polizia, nessuna delle quali ha portato ad accuse formali dopo gli incidenti. Sì, è davvero preoccupante. Solleva dubbi sull'efficacia del sistema di risposta alle emergenze. Esatto. È importante indagare sul perché quelle chiamate non abbiano prodotto azioni concrete. Sono d'accordo. Comprendere il contesto dietro ogni chiamata potrebbe aiutare a migliorare le risposte future. Dovremmo riflettere su come supportare meglio le persone in situazioni di crisi per prevenire tali eventi. Sì, fornire risorse e supporto può aiutare ad alleviare alcuni dei problemi che causano chiamate ripetute. Ritengo che i programmi di sensibilizzazione della comunità potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nell'affrontare queste preoccupazioni. Assolutamente sì. Interagire con la comunità può promuovere la fiducia e migliorare la comunicazione con le forze dell'ordine.
Continuiamo a discutere di come possiamo contribuire a cambiamenti positivi nelle nostre comunità. Lezione 11. Esperienze oltre le cose materiali. Credo che sia essenziale dare priorità alle esperienze rispetto alle cose materiali, creano ricordi duraturi. Sono completamente d'accordo. Le esperienze arricchiscono la nostra vita in modi che i beni materiali non potrebbero mai fare. Esatto. Viaggiare, incontrare nuove persone e provare nuove attività possono plasmare chi siamo. Sì, e prendere in considerazione l'idea di soggiornare in ostello può essere un ottimo modo per risparmiare e godersi al contempo queste esperienze. Assolutamente sì. Gli ostelli offrono spesso l'opportunità di entrare in contatto con altri viaggiatori e condividere storie. Inoltre, possono essere posizionati in zone privilegiate, rendendo più facile esplorare nuovi posti. Penso che l'aspetto sociale degli ostelli aggiunga molto valore all'esperienza di viaggio. Certo, organizziamo un viaggio in cui possiamo soggiornare in ostello e incontrare nuovi amici lungo il cammino. Sono emozionato. Esplorare nuove destinazioni e conoscere nuove persone sarà un'esperienza indimenticabile. Lezione 12. Esplorazione dei sentieri vicini. Assolutamente sì. C'è un sentiero qui vicino che volevo esplorare da un po' di tempo. Sembra entusiasmante. L'escursionismo può essere un modo davvero rigenerante per entrare in contatto con la natura e fare un po' di esercizio. Esatto. Adoro la sensazione di essere circondata dagli alberi e dall'aria fresca, è così rinvigorente. Sì, inoltre, è un'ottima opportunità per scattare delle bellissime foto e ammirare il paesaggio. Penso che dovremmo organizzare una giornata per fare un'escursione insieme su quel sentiero. Sarebbe un'avventura divertente. Mi piacerebbe molto. Prepariamo degli spuntini e trascorriamoci una giornata. Ottima idea. Un picnic in vetta sarebbe il modo perfetto per goderci la nostra fatica. Assolutamente sì. Non vedo l'ora di ammirare il panorama dalla cima, ne varrà la pena. Non vedo l'ora. Assicuriamoci di controllare il meteo e di scegliere una bella giornata. Lezione 13. Viaggio senza stress. Non potrei essere più d'accordo. Un viaggio senza stress è essenziale per godersi al meglio qualsiasi viaggio che pianifichiamo. Assolutamente sì. Rendiamo questo viaggio il più agevole possibile preparandoci in anticipo. Sì. Pianificare tutto, dall'alloggio alle attività, ci aiuterà a evitare lo stress dell'ultimo minuto. Esatto. Dovremmo anche creare un itinerario flessibile, in modo da poterci adattare se le cose dovessero cambiare. Mi piace l'idea. Un po' di flessibilità può portare ad avventure inaspettate che potremmo non aver pianificato. Certamente. Inoltre, ci permette di rilassarci e goderci il momento senza sentirci di fretta. Penso che dovremmo dare priorità anche alla cura di noi stessi durante il viaggio per mantenere alta la nostra energia. Assolutamente sì. Prendersi delle pause e godersi il tempo libero è importante tanto quanto visitare la città. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare questo viaggio. Sarà un'avventura piena di gioia e relax. Lezione 14. La pratica rende perfetti. Credo che la pratica renda perfetti. Più lavoriamo sulle nostre capacità, più diventiamo bravi. Assolutamente sì. La pratica costante è fondamentale per padroneggiare qualsiasi cosa, che si tratti di un hobby o di un nuovo lavoro. Sì.
Ho cercato di migliorare le mie capacità culinarie e sento che miglioro a ogni tentativo. Fantastico! Cucinare è un'abilità davvero gratificante e sperimentare in cucina può essere molto divertente. Esatto. Penso che provare nuove ricette sia un modo fantastico per mantenere le cose interessanti. Certamente. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda a praticare regolarmente le nostre passioni. Mi farebbe piacere. Potremmo condividere consigli e festeggiare insieme i nostri progressi. Sì, sarà motivante avere qualcuno che ci incoraggia mentre miglioriamo. Non vedo l'ora di iniziare il nostro percorso di crescita. Rendiamolo piacevole e appagante. Lezione 15. Comprendere le questioni sociali. È allarmante pensare che i condannati fossero tecnicamente condannati a morte. In quel momento ci si preoccupava poco di farli stare comodi. Sì, è un aspetto preoccupante del sistema giudiziario e solleva molte questioni etiche. Esatto. Il modo in cui trattiamo gli individui nel sistema si riflette sulla nostra società nel suo complesso. Assolutamente. È fondamentale discutere di riabilitazione e punizione. Sono d'accordo. Concentrarsi sulla riabilitazione potrebbe portare a risultati migliori per tutti i soggetti coinvolti. Sì, è importante considerare come le nostre azioni possono avere un impatto sulla vita degli altri. Penso che dovremmo continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica su questi problemi e a promuovere il cambiamento. Certamente. Insieme possiamo contribuire a una società più compassionevole e giusta. Non vedo l'ora di approfondire ulteriormente la questione ed esplorare i modi per fare la differenza. Lezione 16. Accordi tra coinquilini. Ho bisogno di almeno 2 camere da letto perché avrò un compagno di stanza. È logico che vogliate condividere lo spazio comodamente. Assolutamente sì. Avere abbastanza spazio è essenziale per mantenere un buon ambiente abitativo. Inoltre, consente di avere un po' di spazio personale, il che è importante quando si vive con qualcun altro. Sì, penso che sia fondamentale stabilire dei limiti e rispettare la privacy reciproca. Esatto. Dividere l'affitto renderà le spese più accessibili per entrambi, il che è un vantaggio. Certamente. È un approccio pratico che apporta benefici a tutti i soggetti coinvolti. Sono entusiasta di aver trovato un posto che soddisfi sia le nostre esigenze che le nostre preferenze. Anch'io. Cominciamo a valutare le opzioni e a fare una lista di ciò che desideriamo nella nostra nuova casa. Ottima idea! Non vedo l'ora di scoprire cosa scopriremo insieme. Lezione 17. Scelte di acquisto. Dovresti provare a cercare anche online, molti negozi offrono un'ampia gamma di opzioni. Ottimo suggerimento. Fare shopping online può essere davvero comodo, soprattutto quando si cerca qualcosa di specifico. Esatto. Inoltre, puoi facilmente confrontare prezzi e stili senza dover andare di negozio in negozio. Sì, mi piace molto poter leggere le recensioni di altri clienti per aiutarmi a prendere una decisione. Le recensioni possono davvero fornire informazioni sulla qualità degli articoli, il che è molto utile. Certo, hai trovato qualche ottimo negozio online di recente che consiglieresti? Sì, ho scoperto alcune boutique che offrono pezzi unici che non si trovano nei negozi normali. Sembra entusiasmante.
Sono sempre alla ricerca di oggetti unici che lascino il segno. Pianifichiamo di andare a curiosare insieme. Potrebbe essere divertente condividere le nostre scoperte. Lezione 18. Tempistiche aeroportuali. Sì, ho intenzione di raggiungere l'aeroporto almeno 2 ore prima del volo. È essenziale avere abbastanza tempo per il check-in. Sembra una buona idea. Arrivare presto può davvero ridurre lo stress, soprattutto se ci sono lunghe code. Esatto. Preferisco aspettare in aeroporto piuttosto che correre e rischiare di perdere il volo. Certo. In più, potrai rilassarti, mangiare un boccone o fare un po' di shopping dell'ultimo minuto. Sì. Adoro esplorare i negozi degli aeroporti, a volte hanno souvenir unici. È vero, è un bel modo per iniziare il viaggio con qualcosa di speciale. E se ho tempo libero, potrei trovare un posticino accogliente dove leggere un libro o osservare la gente. Sembra fantastico. Gli aeroporti possono essere luoghi davvero interessanti, pieni di storie diverse. Assolutamente sì. Assicuriamoci di pianificare in anticipo il nostro prossimo viaggio per evitare qualsiasi caos dell'ultimo minuto. Lezione 19. Esperienze culinarie. L'ultima volta che sono stato in Spagna ho assaggiato l'autentica paella spagnola ed è stata un'esperienza indimenticabile. Sembra fantastico. Ho sempre voluto provare la vera paella. Ho sentito dire che è piena di sapore. Lo è davvero. La combinazione di zafferano, frutti di mare e spezie è stata un'esperienza gustativa che non dimenticherò mai. Che buono! Adoro il modo in cui il cibo riesce a trasportarti in luoghi e culture diverse semplicemente assaggiandolo. Esatto. Ogni boccone racconta una storia sulla regione e sulle sue tradizioni culinarie. Sono completamente d'accordo. Quali altri piatti hai provato mentre eri lì? Mi sono piaciute molto anche le tapas, erano perfette per condividere e provare una varietà di sapori. Sembra delizioso. Condividere piatti in questo modo rende il pasto più socievole e divertente. Sì. È un ottimo modo per scoprire la cultura locale e conoscere altre persone attraverso il cibo. Lezione 20. Preoccupazioni sulla sicurezza. Ho letto che ultimamente gli incidenti che coinvolgono conducenti sotto l'effetto di alcol o droghe sono diventati un problema serio. Sì, è allarmante come questi problemi possano avere gravi conseguenze sulla strada. Esatto. È fondamentale che tutti comprendano i rischi e facciano scelte responsabili. Assolutamente sì. Promuovere abitudini di guida più sicure è essenziale per proteggere vite umane. Di recente, alcune persone hanno accusato i servizi di ride-sharing di contribuire al problema. È una prospettiva interessante. Sottolinea l'importanza della responsabilità in tutte le forme di trasporto. Sì. Garantire che sia i conducenti che i passeggeri diano priorità alla sicurezza dovrebbe essere una priorità assoluta. Certamente. Continuiamo a discutere di come possiamo sensibilizzare la nostra comunità su questi temi. Mi piacerebbe molto. Insieme possiamo promuovere abitudini di guida più sicure e fare la differenza. Lezione 21. Consigli di guida. Sai, quando ho iniziato a guidare, ho scoperto che esercitarsi in un grande spazio aperto era incredibilmente utile. Sono completamente d'accordo.
perché avere la libertà di accelerare e rallentare senza distrazioni aiuta davvero ad aumentare la fiducia in se stessi. Esatto. È come una tela bianca su cui puoi sperimentare le tue abilità. E poter regolare gradualmente la velocità rende più facile capire come risponde l'auto, non credi? Assolutamente sì. È un ottimo modo per prendere confidenza con il veicolo, soprattutto quando si impara a frenare in modo fluido. Bene, una volta che ti senti a tuo agio, puoi iniziare a praticare tecniche più avanzate. Come immettersi nel traffico e affrontare le curve con precisione, due aspetti fondamentali per una guida sicura. Certamente, si tratta innanzitutto di sviluppare la memoria muscolare in un ambiente sicuro. Dopodiché, potrai affrontare le strade più trafficate con maggiore sicurezza, sapendo di possedere le competenze di base. Lezione 22. Piante da interno. Ultimamente ho pensato di aggiungere alcune piante da interno alla mia casa. Oh, sembra un'idea fantastica. Hai qualche pianta specifica in mente? Ho sentito dire che le piante serpente richiedono poca manutenzione e possono purificare l'aria. Lo sono davvero. Inoltre, stanno benissimo in qualsiasi stanza, aggiungendo un tocco di verde. Esatto. Sto prendendo in considerazione anche i pothos, perché prosperano in diverse condizioni di luce. È una scelta intelligente, soprattutto per i principianti. Sono piuttosto tolleranti se di tanto in tanto ci si dimentica di annaffiarle. Vero. E mi piace molto il modo in cui possono pendere dagli scaffali o essere appesi nei cestini. Certamente, crea un'estetica davvero bella nello spazio. Pensi che sia necessario imparare a prendersi cura correttamente di ogni pianta? Lezione 23. Divertimento con il fitness. Ho pensato a come dedicarsi ad attività divertenti possa davvero aiutare a sviluppare forza e resistenza. È vero, è fondamentale trovare qualcosa di piacevole, altrimenti sembra un peso. Giusto. Hai mai provato un corso di danza? È un ottimo modo per allenarsi divertendosi. Sì, adoro ballare, mi dà una sensazione di liberazione ed è un ottimo allenamento cardio. Inoltre, aiuta a migliorare la coordinazione, il che è un ulteriore vantaggio. Esatto, ed è un ottimo modo per conoscere nuove persone e mantenersi attivi. Ho anche sentito dire che l'arrampicata su roccia è un fantastico allenamento per tutto il corpo. Oh, certo che sì, mette alla prova sia la forza fisica che la concentrazione mentale. Sembra entusiasmante. Credo che mescolare diverse attività possa rendere le cose più fresche e divertenti. Lezione 24. Attrazioni turistiche. Hai intenzione di visitare qualche attrazione turistica durante il tuo viaggio? Assolutamente sì, voglio vedere la Torre Eiffel, è un monumento iconico. Sembra fantastico. Hai mai pensato di salire sul ponte di osservazione? Sì, ho sentito dire che la vista dalla cima è mozzafiato, soprattutto al tramonto. Deve essere incredibile vedere la città illuminarsi al calar della notte. Posso solo immaginarlo. Mi piacerebbe tanto scattare foto da lassù. E mentre sei a Parigi, dovresti assolutamente esplorare anche il Louvre. Assolutamente. Ho sempre desiderato vedere la Monna Lisa dal vivo.
È affascinante pensare a tutta la storia e all'arte custodite in quel museo. Lezione 25. Responsabilità civica. Non dobbiamo mai permettere che il peso di questa combinazione metta a repentaglio le nostre libertà o i processi democratici. Questo è un punto profondo. È fondamentale rimanere vigili sui nostri diritti. Sì, e dobbiamo partecipare attivamente alle nostre comunità per proteggere queste libertà. Assolutamente sì. Partecipare alle discussioni ed essere cittadini informati è fondamentale. Incoraggiare gli altri a parlare può creare una società più consapevole. Esatto. Si tratta di promuovere una cultura del dialogo e della comprensione. Pensi Può che i farlo, social nel media bene e nel giochino un male. ruolo in È tutto uno questo? strumento potente per diffondere la consapevolezza. Giusto. Ma è anche importante verificare le informazioni che riceviamo. Lezione 26. Scelte di carriera. Mi preoccupa cosa penseranno le persone della mia scelta di carriera. Questa è una preoccupazione comune, ma è essenziale seguire ciò che risuona veramente con te. Lo so, ma a volte mi sento pressato dalle aspettative della società. È facile sentirsi così, ma la tua felicità dovrebbe venire prima di tutto. Esatto. Ho capito che seguire la mia passione è più appagante che conformarsi. Che decisione coraggiosa! Hai pensato a come comunicare la tua scelta agli altri? Sì, credo che mi concentrerò sulla condivisione del mio entusiasmo per ciò che faccio. Ottimo approccio! La passione può essere contagiosa. Spero che dimostrando il mio impegno, gli altri capiranno meglio la mia scelta. Lezione 27. Reception dell'hotel. Nessun problema, la nostra reception è aperta 24 ore su 24, quindi puoi effettuare il check-in in qualsiasi momento. Questo è rassicurante. A che ora pensi di arrivare? Dovrei essere lì verso le 22, ma l'orario potrebbe variare un po'. Va bene, apprezzo la flessibilità. Certamente. Vogliamo assicurarci che il vostro soggiorno sia il più confortevole possibile. E hai qualche consiglio su dove cenare tardi nelle vicinanze? Sì, c'è un ottimo ristorante a pochi isolati di distanza, aperto tutta la notte. Perfetto! Adoro provare i locali tipici, soprattutto dopo un lungo viaggio. È un ottimo modo per immergersi nella cultura locale. Lezione 28. Mettersi in forma. Ciao, ultimamente mi sento un po' fuori forma. Capisco, è importante continuare a muoversi e rimanere attivi. Esatto. Stavo pensando di iniziare una nuova routine di allenamento. Ottima idea! Hai pensato a che tipo di esercizio ti piace fare? Un tempo mi piaceva molto fare jogging, ma questa volta credo che proverò qualcosa di diverso. Che ne dici di iscriverti a un corso di fitness? Può essere un modo divertente per rimanere motivati. Sembra interessante. Sarebbe bello incontrare altre persone con obiettivi simili ai miei. Inoltre, l'energia di un gruppo può davvero spingerti a dare il massimo. Penso che cercherò di seguire qualche corso locale e vedrò cosa si adatta meglio al mio programma. Lezione 29. Narrativa creativa. Ciononostante,
Molti personaggi e avvenimenti della storia sono stati inventati. È vero, è affascinante come gli scrittori riescano a creare mondi interi partendo dalla loro immaginazione. Sì, e anche gli elementi di fantasia possono riflettere esperienze ed emozioni della vita reale. Esatto, aggiunge profondità e senso di appartenenza alla narrazione. Penso che sia incredibile come una storia possa evocare sentimenti reali, anche se non è vera. È una testimonianza del potere della narrazione e del suo impatto sulle nostre vite. E a volte le storie di fantasia possono insegnarci lezioni preziose. Assolutamente sì, possono ispirarci a pensare in modo diverso e ad avere nuove prospettive. Questa è la bellezza della letteratura, ci mette in contatto con esperienze che vanno oltre la nostra. Lezione 30. Superare le sfide. Quando Samuel aveva 11 anni, suo padre morì e lui iniziò a lavorare per contribuire al sostentamento della famiglia. Deve essere stata una transizione davvero difficile per lui, a un'età così giovane. Lo è stato davvero. Assumersi le responsabilità di un adulto può essere opprimente per un bambino. Sì, ma può anche promuovere la resilienza e una forte etica del lavoro. Esatto. È impressionante come le sfide possano plasmare il carattere di una persona. E probabilmente quell'esperienza gli ha insegnato fin da piccolo preziose competenze di vita. Giusto. È incredibile come le avversità possano portare crescita e determinazione. Mi chiedo come le sue prime esperienze abbiano influenzato le sue decisioni future. È probabile che gli abbiano dato una prospettiva unica sulle sfide della vita.